nostra rubrica è TG1 Dialogo. Io credo che sia intanto bello conoscere le altre realtà. Poi come francescano il dialogo ce l'abbiamo nel DNA e poi dialogo è una parola bellissima. Il dialogo ci fa conoscere l'altro e ci fa rispettare l'altro. San Francesco in questo è un maestro e allora ben vengano le altre religioni. Il dialogo significa tra due parole, attraverso la parola che per noi cristiani è diventata carne, Gesù che parla con l'uomo. E poi il dialogo, l'incontro tra due realtà, anche tra due persone, non può avvenire senza la conoscenza. Non bisogna mai aver timore, paura di dialogare e scoprirsi e scoprire, perché è la strada che ci fa star bene insieme. Da che mondo è mondo gli uomini si sono sempre divisi, eppure basta alzare lo sguardo, accorgersi che abitiamo sotto lo stesso cielo e nello stesso meraviglioso universo. E proprio le immagini più suggestive catturate dal famoso telescopio Hubble americano saranno al centro di una mostra a Castel Gandolfo, organizzata dalla Specola Vaticana insieme alla Johns Hopkins University e allo Space Telescope Science Institute di Baltimora, che non a caso si intitola Incantati dalla meraviglia. Una storia che risale a quasi 500 anni fa, quella della Specola Vaticana. Un'attenzione all'esplorazione dell'universo che ha coinvolto e affascinato quasi tutti i papi che da allora si sono succeduti sul trono di Pietro. Incantati dalla meraviglia non fornisce risposte, al contrario apre scenari e pone domande destinate a rimanere aperte forse per sempre. Sappiamo che l'universo ha un'età di 13,8 miliardi di anni, quindi 13,8 miliardi di anni fa l'universo era piccolo quanto un atomo, si è espanso e sappiamo che è infinito, accelera continuamente, ogni secondo aumenta questa velocità di 67 km al secondo. Questa bellissima fotografia ritrae un gruppo di stelle che però non è esattamente attuale. No. È il gruppo di stelle come appariva 160 milioni di anni fa, perché la luce ci mette, per coprire la distanza da questo ammasso di stelle, a noi 160 milioni di anni. Avete dato un nome all'energia che muove l'universo. Dante avrebbe detto l'amor che muove il sole e le altre stelle. Innanzitutto c'è una forza gravitazionale che è quella classica dell'universo, ma adesso sappiamo che esiste anche una certa forza che non conosciamo molto bene, che in realtà è un'energia che si chiama energia oscura, che fa accelerare l'universo. Non si sa da dove provenga, è ancora incognita, è strumento di indagine. L'universo quando si è formato si sono fra di loro formate le prime forze fondamentali. Queste forze fondamentali avevano delle energie iniziali e queste energie sono rimaste, fanno sì che l'universo accelera. Però l'origine di queste energie iniziali non si conosce. Non si conosce ancora bene, sono ancora sono argomenti di investigazione. E che hanno questo nome convenzionale, energia oscura. È oscura proprio perché non si sa. È oscura. Uscendo dai locali della mostra veniamo sorpresi dai lavori di installazione di questa grandiosa deposizione. Lo scultore canadese Timothy Schmalz ha voluto popolarla di santi e beati antichi e moderni, tutti intorno stelle e pianeti, in un cosmo senza tempo. Parenzo, di fronte a immagini come queste davvero non si può non restare a bocca aperta e contemporaneamente anche a porsi delle domande. Certo. Tanta bellezza, tanto mistero da dove arriva, no? Ma il titolo della mostra è proprio Incantati dalla meraviglia. Sì. Io credo che quando vediamo questo universo ci accorgiamo che insomma solo Dio poteva fare una cosa così perfetta, così bella, così straordinaria, così armonica. Io a volte scherzando con il Padre Eterno gli dico: Signore, ma l'uomo è proprio bene, non ti è riuscito, ma dipende dalla nostra libertà, dalla nostra risposta, perché se rispondiamo bene allora siamo perfetti anche noi, non c'è nulla che di fatto male, ecco. E poi
Mario, permettimi qui riferimenti a San Francesco che ha, insomma, ha composto certo. quell'inno, cioè l'ha capito questo Certo. universo con quell'inno alla vita che è il cantico delle creature, cioè l'unica parola giusta, bella, precisa che poteva dire Francesco è Laudato Si. Perché è tutto davvero così meraviglioso e Francesco d'Assisi l'aveva capito. E a proposito di Francesco, mi permetto, Mario, stasera durante la mia diretta sulla pagina Facebook ed Instagram Parenzo Fortunato presenterò il mio nuovo testo, la mia nuova fatica, lavoro in occasione degli 800 anni della morte di San Francesco, Se ritornasse Francesco, edito dalle edizioni San Paolo. E allora siamo arrivati alla fine di questa puntata. Parenzo, io invito tutti a scriverci a tg1dialogo@rai.it e a tornare da noi sabato prossimo. Certo, vi aspetto stasera allora alle 20:50 e non ci resta che salutarci con il pace e bene nella lingua dei segni. Pace e bene, cari amici. A sabato prossimo. E buona festa di tutti i santi, Buona festa di tutti i santi. Buona festa Possiamo di tutti i dirlo, santi. altro che Halloween. Possiamo No, dirlo? non è che possiamo dirlo, lo dobbiamo dire. Altro che Halloween. Altro che Halloween. Peraltro è la festa di tutti noi, perché è la festa di ogni santi, quindi è l'onomastico di ciascuno di noi. Auguri e a sabato prossimo.